Benvenuti a tutti nel canale di Dementis. Oggi sono io, Folk, e a breve anche Shinanzon, e vi porteremo le nostre 3x deck profile del nuovo structure deck dell'Arcidemone Drago Rosso di Jack Atlas, il vero re. Andate a vedere poi le vere profile su Yu-Gi-Oh! Pro Deck e diteci quanto discostano dalla realtà queste deck profile, però bene o male qualcosa compicciano, perlomeno l'Arcidemone Drago Rosso lo evocano il primo turno, se va bene il Supernova e settano qualche trappola carina. Quindi questa è la mia deck profile, parto subito, 3 per di Soul Resonator, la carta più forte del deck in quanto se normalato o specialato ci va a dare un livello 4 inferiore demone dal nostro deck, eccetto se stesso. Non si può specialare eccetto Dark Synchro Monster, ma in questo deck non è un problema. Poi se un Dark Synchro Monster potrebbe essere distrutto dall'effetto di una carta mentre controlliamo un Arcidemone Drago Rosso o un Sincro che lo menziona, possiamo bandire questa carta dal cimitero e lo protegge. L'effetto forte è quello di addare e lo fa sia se specialato che normalato, che è una cosa rilevante. Dopodiché abbiamo il Vision Resonator, anche lui si speciala se abbiamo un livello 5 superiore nel terreno, sincro, e soprattutto quando va al cimitero ci permette di aggiungere una magia o trappola che menziona Red Dragon Archfiend dal nostro deck alla mano. Le trappole sono abbastanza forti, quindi è una buona carta. 3 Synchro Resonator che sono di livelli 1, sono tutti tuner piccolini che si specialano e li ho messi in 3x perché vorrei evocarli per andare a fare i 2 Synchro più grossi, il Red Nova Dragon e il Red Supernova Dragon. Molto probabilmente questa è una cosa cattabile, però mi piace fare quelli grandi, quindi questi sono forti. Un Red Resonator, che è una versione più piccola del Soul Resonator. Quando questa carta viene evocata ci permette di specialare un livello 4 inferiore dalla mano. Se invece viene specialata ci fa aumentare i nostri life points, quindi al tempo è fortissima. Per il resto è una normal che ci evoca un pezzo in più. Il Crimson Resonator l'ho messo 2x, però forse è meglio in 1x, perché questa carta cosa fa? Si speciala se non controlliamo mostri, e se sul terreno abbiamo solamente un Sincro, Drago, Oscurità, ci permette di evocare 2 risonatori dal nostro deck, anche con lo stesso nome. Quindi se abbiamo lui e un Arcidemone Drago Rosso di livello 8 facciamo 8, 2 che è lui 10, 2 tuner 1 andiamo a fare il 12 che è Red Supernova. Una combo carina. Ovviamente anche lui ci locca in Dark Synchro Monster. Poi un Creation Resonator che andrò a cattare perché è un livello 3 che si speciala ma non mi serve a niente per ora. Dopodiché 3 Bon Archifiend sono fortissimi in quanto si specialano e fanno aumentare o diminuire il livello di un altro mostro di 1. Quindi in combo con il Soul Resonator evochiamo il Soul Resonator, addiamo il Bon Archifiend, lui si speciala scartando una carta, poi aumenta o diminuisce il livello del Soul di 1. Quindi o facciamo un livello 8 oppure andiamo a fare il Red Rising Dragon, che poi ci andrà a revocare nuovamente il Soul Resonator e a fare diciamo un sincro ancora più grosso. Poi abbiamo un Red Sprinter che è una normal, diciamo che non so questa quanto può essere utile, sicuramente nel late game è più forte perché ci evoca anche dal cimitero, però quando viene evocata normalmente o specialmente ci fa evocare il livello 3 inferiore demone tuner dal nostro cimitero dalla mano. Ne abbiamo tantissimi, quindi è comoda. E il Wandering King anche lui più o meno fa la stessa cosa. Se abbiamo un demone con attacco 1500 inferiore viene specialato, e in più ci locca anche lui in Synchro Monster. Dopodiché quando questa carta è al cimitero ma non nel turno in cui ci è stata mandata, possiamo bandirla per andare ad aggiungere un tuner demone di attacco 1500 o meno dal nostro deck, quindi ci adda un qualsiasi Resonator. Poi 2 Ascator Dawnwalker perché praticamente diventano un qualsiasi sincroto del deck. Infatti consiglio magari di togliere un Creation Resonator per mettere il terzo di questi, l'Ascator che è il target dell'Ascator più grande. E questo è tutto per i mostri. Dopodiché andiamo alle magie. 3 Pot of Extravagance, tanto in questo deck abbiamo quasi tutti in 3x nell'extra. Poi vedete un po' come mi piace giocare le extra. Uno può andare ad inserire altri 3x e diminuire le monocopie, così Pot of Extravagance fa meno danni. 2 Resonator Call perché sono praticamente qualsiasi carta del deck, quindi questo sarebbe buono anche a 3. 2 Resonator Engine che ci rimischiano le risorse nel deck, e 2 Resonator Command che anche loro ci fanno addare i livelli 4 demoni dal nostro deck scartando il Resonator. Di Resonator ne abbiamo molti, quindi sono comodi, però sinceramente avendolo provato direi di aumentare il numero di Crimson Gaia, perché questo è un addino generico praticamente per tutte le carte che indicano Arcidemone Drago Rosso nel loro testo, e in più anche il secondo effetto di coprire in posizione di difesa tutti i mostri dell'avversario quando un Arcidemone Drago Rosso dichiara un attacco, quindi è molto forte. Inoltre se un mostro sul terreno viene distrutto in battaglia dall'effetto possiamo evocare un Arcidemone Drago Rosso dal nostro cimitero, quindi questa carta è fortissima e sicuramente va giocata in più copie che in una, però potrebbe anche risultare pesante perché è una continua, quindi bisogna un po' starci attenti.
Absolute Power Force è una carta forte, non più di una monocopia perché è situazionale, però ha vari effetti che possono essere attivati e ci aiutano a chiudere la partita. Red Zone è una carta fortissima perché ogni turno praticamente quando l'avversario attiva l'effetto di una carta mentre controlliamo un arcidemone sincro o un sincro che lo menziona, possiamo distruggere una carta sul terreno e poi possiamo targettare un Red Dragon Synchro Monster bandito ed evocarlo. Red Rain praticamente ci permette di bandire tutti i mostri che hanno un livello inferiore a un nostro sincro, quindi quando evochiamo il Red Supernova Dragon possiamo bandire qualsiasi carta sul terreno, molto forte. Fiendish Golem perché è addabile dato che menziona Arcidemone Drago Rosso e va a bandire per un turno un mostro e C7 Fiendish Shane che vanno a negare, ci servono perché sono dei negate e non sono male. Nell'extra deck praticamente il 3x delle più utili, Red Rising Dragon perché ci permette di fare il nostro Arcidemone Drago Rosso in maniera più veloce, l'Arcidemone Drago Rosso, l'Arcidemone Drago Rosso 2.0, l'Arcidemone Drago Rosso Scarlight che ci aiuta anche lui al tempo, poi l'Hot Red Arcidemone Drago Rosso dell'Abisso che è un Omni Negate che targetta, quindi se l'avversario ci inlocca qualcosa noi possiamo comunque targettare la carta che vogliamo negare. Red Nova Dragon è fortissimo, quando entra ha tantissimo attacco, chiude la partita e inoltre fa una sorta di annulla attacco che è un effetto molto secondario. E poi Red Supernova Dragon che anche lui ci chiude la partita, praticamente un po' difficile da evocare perché vuole 3 tuner, però ci chiude la partita e non può essere distrutta dagli effetti dell'avversario, una volta per turno, tipo il Drago Polvere di Stelle si bandisce e in più bandisce anche tutte le carte che il nostro avversario controlla. A fine del turno ritorna. Molto forte quando entra in quanto ha attacco infinito, non può essere distrutta, che non è una protezione chissà quanto grande, è molto forte perché fa da evenly matched anche se non nega effetti o attacchi. Quindi questo era tutto per il mio 3x. Il consiglio che vi do, avendolo provato leggermente, però ci va fatto qualche duello, è di aumentare il numero di Crimson Gaia e mettere in 3x Ascator. Però anche così il suo lo fa, riesce a evocare bene il suo Arcidemone Drago Rosso e anche il Red Supernova Dragon. E il deck comunque, per essere uno structure basato su un personaggio dell'anime e quindi utilizzando carte molto poco utili, diciamo, è stato supportato bene con Born Archifiend e Soul Resonator. E è abbastanza carino da fare il 3x. Il prodotto è approvato, sarebbe stato approvato a pieni voti se ci fossero stati magari delle belle ristampe di alcune staple, però ci accontentiamo, non è che ogni structure può avere le staple più forti ristampate. Suggerisci Shinanzon di ristamparci Prosperity, non sarebbe stata una cattiva idea, invece abbiamo Extravagance. Quindi, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi, andate a vedere tutte le altre deck profile, tutti gli altri video di Yu-Gi-Oh!, tutte le live di Shinanzon e tutti gli altri video presenti nel canale, in particolare gli horror. Ciao a tutti!